Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Preparatevi, perché quello che è successo la scorsa notte ha tenuto l'industria con il fiato sospeso e i fan incollati allo schermo. Restate con noi fino alla fine per non perdere nessun dettaglio. E se vi va, sosteneteci con l'iscrizione e una condivisione, ci aiuta davvero a raccontarvi tutto ciò che accade dietro le quinte delle vostre star preferite. La voce ha iniziato a correre poco dopo che la troupe aveva chiuso l'ultimo ciak. Si diceva che Gökberk Demirci, impegnatissimo tra 7 nuovi progetti, fosse svanito nel nulla senza avvisare nessuno. Per chi lo conosce sul lavoro, una cosa del genere non è da lui. Le prime preoccupazioni sono nate negli spogliatoi, tra assistenti di scena che si guardavano stralunati e tecnici che scambiavano messaggi frenetici. Il suo telefono squillava a vuoto. La chiave della camera d'albergo non era stata ritirata. Qualcuno ha sussurrato, ha detto qualcosa a qualcuno? Altri hanno mormorato, gli sarà successo qualcosa? In pochi minuti, l'ansia ha oltrepassato i corridoi del set per riversarsi online, dove i fan hanno iniziato a scrutare ogni indizio, ogni storia, ogni tag, sperando di cogliere un segnale rassicurante. Più le ore passavano, più il brusio diventava un ronzio. I commenti aumentavano, i frame rubati si accumulavano, ogni ombra diventava teoria. In quel clima sospeso, quando i sussurri stavano per trasformarsi in panico a cielo aperto, è intervenuta Özge Yağız. Con una manciata di parole, ha scelto il modo più diretto per calmare gli animi, grazie a chi si è preoccupato. Gökberk sta bene, aveva solo bisogno di un po' di tempo. Una frase breve, quasi un soffio, eppure sufficiente a frenare la corrente. Ma non a spegnerla. Perché restava la domanda che nessuno poteva ignorare: cosa era accaduto davvero? E soprattutto, perché quell'uscita di scena improvvisa? Chi frequenta Gökberk sa che quando la pressione cresce preferisce il silenzio alle parole e l'aria aperta alle stanze affollate. Ultimamente, tra appuntamenti di lavoro serrati, cambi in corsa e un'attenzione pubblica sempre più invasiva, sembrava esserci poco spazio per la sua quiete. Anche così, però, nessuno si aspettava un'assenza protrattasi fino alle prime ore del mattino. I volti tirati della troupe raccontavano più di ogni comunicato: l'attesa non era solo professionale, era anche emotiva, umana. Poi, poco prima dell'alba, Gökberk è ricomparso. Non aveva l'aria di chi ha dormito, ma neppure quella di chi ha perso la rotta. Un cenno, un respiro lungo, e si è rimesso in carreggiata. Ha preso il copione, ha ascoltato le indicazioni, ha dato il suo. Il set si è rimesso in moto, come se la notte non avesse scalfito l'ingranaggio, ma nessuno fingeva che non fosse successo niente. I fan, intanto, riempivano le pagine con messaggi affettuosi: l'importante è che stia bene, il resto può aspettare. Quell'ondata di sostegno ha avvolto entrambi come una coperta, utile quanto raramente sufficiente. I dettagli restavano opachi. Özge non aveva aggiunto altro, lasciando filtrare solo una calma vigilante. E a volte, quando qualcuno si mostra calmo, il pubblico sente la vibrazione di ciò che non viene detto. Una tensione nascosta? Un malinteso? Oppure la semplice, comprensibile voglia di staccare la spina? Le domande si rincorrevano, mentre le testate cercavano di leggere tra le righe, aggrappandosi a posture, sguardi, pause. La mattina seguente, i fotografi appostati all'ingresso del set hanno cercato quell'immagine capace di raccontare tutto senza pronunciare una parola. Le prime inquadrature hanno mostrato Gökberk con lo sguardo assorto, come se stesse ancora misurando il peso di ciò che era successo. Özge lo ha raggiunto con passo deciso e un'attenzione che non si improvvisa. Hanno parlato a bassa voce, il brusio circostante sembrava spegnersi intorno a loro. Lei, a tratti, gli ha sfiorato l'avambraccio con un gesto più protettivo che formale. Il genere di contatto che dice «ci sono», anche quando il resto del mondo pretende spiegazioni. Dietro a quel confronto, si è fatto strada un racconto condiviso da più addetti ai lavori, una discussione in attesa, nata dal vortice della stanchezza, dai ritocchi dell'ultimo minuto al copione, da differenze di lettura sui loro personaggi. Nulla di clamoroso, niente scenate,
ma quell'attrito sottile capace di togliere ossigeno alle stanze già affollate. Con due professionisti che da anni si influenzano e si specchiano sul set, ogni scarto emotivo può vibrare più del previsto. Il pubblico si è diviso, come accade quando l'affetto si mescola alla curiosità. C'era chi sosteneva il diritto di Gökberk a ritagliarsi uno spazio personale, chi temeva che il silenzio avesse alimentato un allarme inutile, e chi, con più delicatezza, metteva in luce il ruolo di Özge in quelle ore, una costanza discreta, la fermezza di chi conosce le fragilità di chi ama e sa quanto sia importante a volte fare un passo indietro per non perderne due avanti. Molti hanno scritto: se non c'era Özge, forse nessuno avrebbe capito davvero. Gökberk si fida di lei. La produzione, per disinnescare la pressione e ristabilire ritmi più umani, ha aggiustato l'agenda. Piccoli spostamenti, maggiori pause, una gestione più elastica delle scene complesse. In rete questo ha alimentato l'idea che Gökberk fosse stremato, al limite dell'esaurimento. Le immagini trapelate nella mattina, però, hanno mostrato un attore che, pur stanco, non ha smesso di essere presente. Una mezza risata con un macchinista, un saluto alla truccatrice, e quel sorriso appena accennato verso i fotografi che, letto nel modo giusto, era un "sto tenendo botta". Tra una pausa e l'altra, Özge ha scambiato brevi telefonate con alcuni amici stretti. Chi le è vicino racconta di una frase ripetuta con dolce ostinazione: è solo una pausa. A tutti serve un respiro. Un respiro, appunto. Il tipo di tregua che non si concede quando fai finta che vada tutto bene, ma quando preferisci riconoscere il nodo prima che stringa. Nel frattempo, il successo crescente del progetto a cui stanno lavorando ha spinto entrambi a comprimere i margini della vita privata. Le attese, le trasferte, il peso di un nome che richiama folla e opinioni, tutto si è sommato fino a farsi sentire nell'unico luogo dove non puoi mentire, il corpo. Lì dove la stanchezza non può essere doppiata. Ora, tutti aspettano la prima parola ufficiale di Gökberk dopo quella notte. Ci sarà un chiarimento? Una spiegazione che non sveli troppo ma dica abbastanza? Oppure scopriremo che tutto era davvero solo una parentesi? Il confine tra pausa e tempesta è sempre sottile quando le emozioni non vengono archiviate ma vissute sotto gli occhi di tutti. Intanto, una frase di Özge è rimasta a vibrare tra i tendaggi del backstage: aveva bisogno di tempo. Ripetuta a bassa voce, come una formula per sciogliere i brividi. A poco, l'agitazione sul set si è trasformata in una solidarietà silenziosa. Nessuno ha forzato, nessuno ha indagato a muso duro. Ognuno ha tenuto il proprio posto come si fa quando qualcuno caro sta attraversando una curva stretta. Ma oltre la cortesia, restavano domande sospese che non cercavano una colpa, ma un senso. Alcuni video rubati dal dietro le quinte hanno mostrato Gökberk appartarsi in un angolo durante le pause, lo sguardo perso in un punto indefinito, il telefono rovesciato a faccia in giù, come se ogni vibrazione potesse essere troppo. Chi lo conosce bene lo ricorda come un compagno di lavoro energico, quello che scherza con tutti per spezzare la tensione. Ieri, quell'energia c'era, ma era diversa. Come una luce che filtra comunque, anche quando la finestra resta semichiusa. Özge, dal canto suo, non si è mai allontanata troppo. Ha occupato il tempo con le prove, ha ricontrollato le scene, ha preso appunti in un quaderno piccolo che porta spesso con sé. C'è chi giura che fosse un modo per rimettere in ordine i pensieri, chi sostiene fosse pura concentrazione sul ruolo. Forse erano entrambe le cose. Il dettaglio che ha colpito tutti è stato un altro. Nei suoi occhi, un'ombra di preoccupazione non si era ancora dissolta del tutto, come se stesse misurando ogni passo per non ferire ciò che stava cercando di proteggere. Tra i sussurri che hanno attraversato il set, uno è tornato più insistente degli altri. Prima che Gökberk uscisse di colpo, sarebbe arrivato un messaggio. Non è chiaro da chi, né cosa contenesse. Quel che hanno notato in molti è stato il cambio d'aria che lo ha seguito. Lo sguardo che si è fatto più fermo, la schiena più rigida, il silenzio che da rifugio è diventato peso. Allora tutto ha preso velocità. È bastato poco e quella fuga breve ha trascinato non solo lui, ma tutti in un gorgo di domande. Nessuno ha conferme,
e forse non ne arriveranno. Ma le scene di quella notte restano appese, col loro miscuglio di verità e fantasie, come succede sempre quando di mezzo ci sono cuore, immagine e lavoro. Eppure, il giorno successivo ha anche raccontato altro. Ha mostrato due professionisti che non hanno barattato il rispetto con l'orgoglio, due persone che conoscono i limiti e cercano di prendersi cura l'una dell'altra nel modo più possibile silenzioso. Non c'è stato melodramma, non ci sono state dichiarazioni a effetto. C'è stata una specie di patto non detto, fare il proprio, guardarsi quando serve, concedersi il beneficio del dubbio e la gentilezza di un margine. Sarà davvero finita qui? O è solo l'inizio di una fase nuova, in cui dovranno imparare a mettere confini più chiari, parole più dirette, tempi più umani? Forse lo sapremo presto, forse no. Intanto quello che resta sono i piccoli gesti, il quaderno di Osge, il telefono capovolto di Gökberg, quel sorriso quasi impercettibile regalato ai fotografi che vale più di un comunicato. E poi le mani che si sfiorano quando uno dei due passa, il modo in cui lei gli fa spazio senza cedere, e quello in cui lui torna al centro senza pretendere. Se volete sapere come andrà, restate con noi. Qui vi racconteremo ciò che si vede e ciò che si intuisce, senza pretendere di sapere ciò che solo loro possono davvero spiegare. Per ora, prendiamo per buone le parole che contano, sta bene, aveva bisogno di tempo, e accanto a lui c'è chi quel tempo glielo sa dare senza far rumore. Una notte breve e lunghissima, un set che riparte, e due sguardi che, nonostante tutto, continuano a cercarsi. Grazie per essere stati qui con Celebrita dalla Turchia. Se questa storia vi ha tenuto compagnia, iscrivetevi e condividete il video. Noi restiamo in ascolto, pronti a raccontarvi ogni nuovo passo di Gökberk Demirci e Özge Yağız, con la stessa attenzione con cui loro provano, ogni giorno, a tenersi stretti in mezzo al frastuono.